Bene ragazzi, amici, bentornati. Continuiamo a parlare di Platone e continuiamo a parlare della Repubblica di Platone, no? Se non sbaglio, questa è la terza lezione, Aia, sull'opera fondamentale di Platone, la Repubblica. Sto qui con la mia gattona che mi fa da mascotte, la mia gattona Sofì che non vuole mai partecipare alle video lezioni, inizia a mordermi e a ribellarmi, considera noiose e inutili le mie video lezioni. Vuoi salutare i nostri video ascoltatori? Va bene, la lasciamo andare, un bel salto. E allora Sofì, 1, 2, 3, salto. Concentrati. 1, 2, 3, salto. Ok, allora abbiamo già accennato alla fine della lezione precedente, lo riprendiamo. Karl Popper, uno dei più importanti filosofi in assoluto del XX secolo, sia come filosofo della scienza, sia come filosofo liberale, come difensore, come molti inglesi o americani, dei diritti dell'individuo, accusa addirittura Popper in un'opera che è diventata famosa, La società aperta e i suoi nemici, di essere appunto uno dei principali nemici della società aperta, della società in cui non si pretende di prevedere il futuro in base ad una ideologia, nella società in cui si accetta il cambiamento, si accetta il pluralismo di opinioni, in cui se c'è qualcosa che non va si procede a delle riforme, a degli aggiustamenti che vanno a piccoli passi per tentativi e per errori, non rovesciando la democrazia o il liberalismo e il liberismo per imporre una presunta verità assoluta che promette il paradiso, la giustizia sociale, la perfezione. Chi ha cercato di costruire il paradiso in terra, questa è una famosa frase di Popper, ha in realtà edificato un inferno. Lui pensa che il totalitarismo non sia rappresentato solo dal comunismo sovietico, dal fascismo, dal nazismo nel XX secolo, ma che il totalitarismo esista sin dalle origini della filosofia e della filosofia greca. Per lui Eraclito, ancora prima di Platone, ma soprattutto Platone, ma anche Aristotele e poi modernamente anche Hegel, Marx, ma anche personaggi del Medioevo e così via, hanno espresso delle dottrine che sono dottrine di stampo totalitario, di stampo totalmente liberale, contrario alla libertà degli individui. Quella di Popper è in realtà una massiccia criminalizzazione della filosofia continentale sin dall'inizio, Hegel, Marx, la filosofia tedesca, ma sin dall'inizio, dall'antica Grecia, alla quale lui ovviamente Popper insieme ad altri anglosassoni contrappone una filosofia anglosassone liberale, libertaria, attenta all'individualismo nel senso positivo del termine, che sarebbe nettamente migliore. E quindi Popper viene accusato proprio di totalitarismo, d'accordo? Non di essere un anticipatore del totalitarismo, come dicono quelli che Popper e la società aperta ai suoi nemici non l'hanno letto davvero, non l'hanno letto. Popper dice che Platone è un totalitario, uno dei primi totalitari della storia in maniera del tutto analoga rispetto a Hitler, a Stalin e così via. Platone costruisce uno Stato in cui non esiste nessuna libertà, in cui l'individuo, come abbiamo visto, non può fare politica, la politica non è pluralistica, la politica corrisponde ad una sola visione delle cose che viene data come verità assoluta perché i filosofi governanti mettono in pratica l'idea di bene, che è un'idea assoluta, eterna, che sta nell'iperuranio, sempre uguale a se stessa. Non ci può essere progresso, non ci può essere cambiamento, non ci possono essere opinioni diverse, pluralismo, dialettica, scontro tra fazioni, tra confronto tra partiti politici, il gioco della maggioranza e della minoranza, non ci sono libere elezioni, d'accordo? Non c'è nessun tipo di libertà, non si può neanche praticare l'arte, i libri dei poeti, l'abbiamo visto, la letteratura, i libri, la poesia, sono tutti messi al bando, considerati diseducativi. Si tratta, secondo Popper, di uno Stato etico,
di uno Stato etico hegeliano, di uno Stato proprio del tutto conforme al comunismo sovietico oppure al nazismo, in cui Platone risponde alla classica domanda di cui si accontentano tutti i totalitari di ogni tempo. Risponde solo alla domanda: chi governa? Governano i filosofi. Governano per forza bene, hanno la verità assoluta, perché governano mettendo in pratica l'idea di bene, il bene in sé, il bene del mondo ideale. E non si pone la domanda invece tipica degli umanitari, dei democratici: chi controlla chi governa? Chi controlla chi governa, dice Popper, è una domanda la cui risposta è più importante della risposta a chi governa. E invece i filosofi non vengono eletti e neanche controllati da nessuno, non esiste potere, separazione del potere, i filosofi sono giudici, i filosofi sono legislatori, i filosofi sono ministri, sono capi della polizia, ministri dell'economia, assumono in sé qualunque tipo di potere in maniera assolutamente incontrollata. Non esistono altri centri di potere che li possono fermare se diventano dispotici, se impazziscono. Non esiste neanche un'opinione pubblica, d'accordo, perché tutti sono indottrinati. Vi ricordate? Vengono educati dallo Stato, ricordate? Lo Stato decide anche quale professione ogni cittadino deve svolgere, ci sono severe leggi per l'insubordinazione, che insubordinazione viene considerata insubordinazione semplicemente l'espressione di idee difformi rispetto alla cricca di filosofi governanti, e quindi non vengono eletti da nessuno, non esiste nessuna procedura democratica, si autoscelgono con un meccanismo di cooptazione, no? I filosofi al governo decidono, quando c'è la selezione a 20 anni dell'educazione dei cittadini, decidono chi prenderà il loro posto, poi questi altri filosofi decideranno, sempre con un meccanismo di cooptazione, sceglieranno in maniera insindacabile coloro che prenderanno il loro posto e così via. All'individuo non resta alcun tipo di diritto, neanche il diritto di conoscersi, di conoscere, di informarsi liberamente. Popper infatti vede proprio dei meccanismi assolutamente totalitari, in cui l'individuo è completamente annullato, sacrificato allo Stato. E Platone dice proprio questo, che l'individuo può essere libero solo se lo Stato è libero, che l'individuo può essere giusto solo se lo Stato è giusto, riconosce il fatto che uno sia giusto, sia virtuoso, ma a che prezzo bisogna annullare la propria individualità? Popper mette in evidenza come nel quinto libro della Repubblica vi siano delle leggi, dei provvedimenti favorevoli a una vera e propria eugenetica razzista, a una eutanasia passiva che elimina gli individui che vengono considerati non utili per lo Stato. Una sorta di anticipazione proprio del nazismo che generalmente, dice Popper, viene occultata o sottovalutata dagli adoratori di Platone per una sorta di abitudine in tutti i tempi, in tutte le epoche della storia della filosofia, a venerare quelli che sono i grandi filosofi, a giustificarli, a farne sempre degli esempi di virtù. E secondo Popper questo non dovrebbe essere il caso di Platone. Nel quinto libro, ma anche nel terzo libro della Repubblica, vi sono numerosi provvedimenti nel quadro di un'eugenetica razzista. Quando l'individuo non serve allo Stato, deve essere eliminato, e lo Stato controlla tante cose in vista del miglioramento della razza. Platone mette in evidenza anche come i filosofi mentano continuamente alle classi subordinate. In particolare la menzogna riguarda la religione. Come suo zio Crizia, Platone utilizza proprio la religione per mentire al popolo, cioè la religione per ingannare il popolo, tenerlo buono, fargli credere ciò che è più conveniente credere. E anche tutti i provvedimenti di eugenetica razzista vengono fatti di nascosto.
perché ovviamente i cittadini potrebbero non gradire che ti ammazzano il nonno perché ha una malattia cronica e diventa un peso per lo Stato, e allora non te lo dicono. Cioè la menzogna è continua da parte dei filosofi governanti, è autorizzata, è ben voluta da Platone, menzogna che quindi somiglia in tutto e per tutto alla propaganda dei regimi totalitari. Dice Platone, io indicherò per ogni cosa che dico, per ogni pensiero platonico, indicherò il luogo preciso della Repubblica, ok? Gli esperti di Platone sanno che tutte le opere di Platone, compresa la Repubblica, non sono divise in capitoli, in paragrafi, eccetera, ma vengono indicate in base a un numero di 3 cifre seguito da una lettera che fa riferimento alla numerazione delle colonne di un'antica edizione di Platone, d'accordo? Allora, in Repubblica 388b Platone dice: i reggitori dello Stato, filosofi governanti e non altri, potranno far ricorso alla menzogna nei riguardi dei nemici e degli stessi cittadini. Ovviamente la menzogna, secondo Platone, è a fin di bene, i cittadini non devono sapere, devono essere indottrinati, deve essere loro raccontato il falso. In particolare la menzogna viene ratificata nel programma di eugenetica razzista, cioè l'eugenetica razzista viene praticata dai filosofi governanti in maniera occulta, senza che i cittadini sudditi abbiano il diritto di sapere, spesso spacciando appunto menzogne per farle credere, le attribuiscono al Dio, cioè menzogne di tipo religioso. Repubblica 414b fino a 414d. Bisogna far credere a tutti i cittadini di essere fratelli e di essere nati dalla terra, come dice un antico mito, d'accordo? Come fai credere ai cittadini di essere fratelli? Dici che c'è un mito religioso che stabilisce che tutti sono spuntati dalla terra. I cittadini che abbiamo visto non conoscono i loro genitori, sono stati tutti strappati ai loro genitori e messi in comune, educati tutti in comune, incredibilmente devono pensare di non essere nati da un padre, una madre, da un uomo o una donna, bensì dalla terra. Sapete come si fa con i bambini piccoli? Dice: sei nato sotto un cavolo, non devono sapere di essere stati generati, devono pensare di essere nati tutti dalla stessa origine, dalla stessa genitrice, cioè dalla terra. Ma insomma è probabile che poi in età adulta ai cittadini si spieghi come nascano i bambini, però no, bisogna far credere, è incredibile, di essere fratelli perché essere nati tutti dalla terra. Poi però Platone dice: erano tutti fratelli, però in un altro passo, che ora non ho segnato perché non sono riuscito a trovare, dice che in realtà scaturiscono dalla terra 3 diverse tipologie di uomini, appunto, che appunto sono diversi per natura, avranno delle funzioni diverse per natura. Quindi qui Platone parla di sovrana menzogna, la menzogna più importante, la menzogna che è alla base di tutte le altre. Poi i matrimoni non sono liberi, lo Stato non solo decide la professione che tu svolgi, la classe sociale rigida in cui a cui tu appartieni, ma ti dice anche con chi ti devi sposare. Il matrimonio non è una scelta individuale, il matrimonio viene organizzato dallo Stato in modo tale da far migliorare la razza, cioè i governanti, i custodi, i governanti, i filosofi decidono con chi ti devi sposare. In questo modo i più belli si sposeranno con i più belli, ma soprattutto i più sani con i più sani, i più intelligenti con i più intelligenti, e mentre invece i malati si sposeranno tra loro, i brutti si sposeranno tra loro e i deboli, appunto, i malati, i più stupidi, i meno sani, si sposeranno tra loro. In questo modo si migliora la razza, capito? I matrimoni sono decisi dallo Stato. I migliori, più sani, più forti, più atletici, quelli più intelligenti e così via, più belli, si sposano tra loro. E gli altri più deboli, più brutti, malaticci, si sposano tra loro. Quindi il matrimonio è organizzato dallo Stato come secondo un sorteggio. Ma il sorteggio è truccato, solo che i cittadini non lo devono sapere, capite?
Cioè, i cittadini non devono sapere che il sorteggio è truccato, i matrimoni sono stati già predisposti, i filosofi governanti hanno deciso tu ti sposi con quello, tu ti sposi con quella e così via. Però i cittadini non lo devono sapere, quindi i governanti dicono ai cittadini che si deve fare, gli dei hanno deciso così, con un sorteggio. Il sorteggio è truccato, ok? Però, dice Platone, non devono saperlo perché quando qualcuno viene accoppiato in matrimonio a qualcun altro, a qualcun'altra che non gli piace, capite? Non deve poter accusare e biasimare i governanti, deve poter dare la colpa al caso, agli dei, al caso, perché è un sorteggio. Ma i matrimoni sono controllati in vista del miglioramento della razza, ma anche la procreazione. I più belli, i più forti, i più sani, i più intelligenti che sono stati fatti sposare tra di loro potranno avere figli, potranno avere più figli, mentre invece per quanto riguarda i più scarsi, più deboli, e quelli dovranno avere meno figli o sarà meglio che non li abbiano. Tutte queste cose verranno poi enfatizzate, portate alle estreme conseguenze di crudeltà e di totalitarismo nelle leggi, nell'opera in cui Platone revisiona la Repubblica, la modifica un po', leggi che rispetto alla Repubblica sono ancora più totalitarie come cosa, quindi lo vedremo. Quindi il matrimonio e la procreazione sono stabiliti e controllati dai filosofi governanti, ma con la menzogna, d'accordo? I custodi fanno in modo da unire tra di loro i più belli e i più sani, ma grazie all'organizzazione di un sorteggio truccato i cittadini penseranno che siano stati decisi dalla sorte. Questo non solo per migliorare la razza, ma per mantenere costante, attenzione, il livello di popolazione. Perché ricordate, Platone vuole che il suo stato sia uno stato bloccato storicamente, cristallizzato, che non abbia evoluzione, non si deve espandere, non deve conquistare altri territori, non deve neanche pacificamente mettere a cultura nuove terre, quindi se aumenta la popolazione lo stato si espande, così però degenererà, diventerà simile all'Atene del tempo di Platone, no? Corrotta, ricca, eccetera. Quindi se non si deve espandere lo Stato, deve essere anche mantenuto costante, più o meno costante, il livello dei cittadini. Vedremo che nelle leggi verrà stabilito proprio un numero precisissimo e i cittadini dovranno essere sempre solo quel numero, d'accordo? Qui invece si dice in maniera più generica che bisogna mantenere costante il livello di popolazione. Questo Platone lo dice in 457 D fino a 460 B. E proprio alla fine di questo Platone dice tutte queste bugie, quando sono a fin di bene, hanno valore di farmaci, quindi la bugia è una bella cosa, la propaganda da parte dei governanti. Allora, Platone dice in 640 C che i figli deboli o malformati vengono trucidati all'insaputa dei genitori, come succedeva a Sparta, no? Dice poi in 641 C i figli generati da uomini o donne al di sopra o al di sotto dell'età stabiliti come ottimali per la riproduzione vengono lasciati morire di fame all'insaputa dei genitori. 651 C. Ma non è finita. Questo nel quinto libro, ma nel terzo libro noi abbiamo anche quella che Popper chiama medicina totalitaria. Platone abbiamo visto non ha alcuna simpatia per i lavori manuali, anche per le professioni liberali come l'avvocato, il farmacista, il cuoco. Prende molto spesso nei suoi dialoghi come termine di paragone il cuoco, come qualcuno che svolge soltanto un'arte specifica, d'accordo? Un'arte specifica, una pratica, un sapere settoriale specifico, quindi inferiore. Così come i contadini, gli operai, gli artigiani, li mette, no? Insomma, nella terza e ultima, la classe concupiscibile, quella dei lavoratori, la più scarsa delle tre classi dello Stato. Però fa un'eccezione per i medici, cioè per alcuni medici, i medici che si comportano come ci si comportava una volta prima
nascita della medicina moderna che Platone condanna. Platone condanna tutto ciò che è moderno, la medicina moderna che dice che cura con le diete, ti fa arrivare a una certa età, però era meglio che morivi prima perché è meglio assecondare la natura. Invece cosa vogliono questi medici moderni? Prolungano inutilmente la vita, d'accordo? Quindi prolungano la vita a persone che sono di peso per lo Stato e che invece devono essere eliminate. Quindi questi medici moderni che lui identifica con gli ippocratici, seguati di Ippocrate, a lui non piacciono. Invece in altri dialoghi aveva parlato bene di Ippocrate, invece qui identifica gli ippocratici come medici moderni, mentre invece i medici arcaici sono quelli di Asclepio, che lui dice erano dei veri medici, facevano morire quelli che erano inutili allo Stato. Ora vi leggerò i passi, no, per dimostrare questo. E quindi non lo so, può darsi che Platone abbia avuto qualche problema con qualche medico, magari era anziano, perché insomma poi questo dei medici diventa una fissazione, ne parla anche delle leggi. Nelle leggi i medici sembrano un'eccezione rispetto alla condanna dei lavori manuali. Il medico, almeno quello Asclepiade, d'accordo, Asclepiadeo, quello proprio tradizionale, viene identificato col filosofo. Il medico, secondo Platone, il buon medico, fa l'interesse dello Stato e non del paziente e quindi si comporta proprio come un filosofo. Il medico fa l'interesse dello Stato e quindi giustamente fa morire il paziente o non lo cura quando il paziente è di peso per lo Stato. Quindi non favorisce il paziente ma favorisce lo Stato. L'interesse dello Stato, l'interesse del cittadino a volte è morire, farsi lasciare morire perché diventa inutile allo Stato. Allora, dice Platone in 409 e 410b, aperte virgolette, introdurrai nello Stato per legge la medicina nella forma che si è descritta, cosicché ti curino quei cittadini che hanno una sana costituzione e quanto agli altri lascino morire gli individui che sono portatori di tare fisiche e sopprimano di propria mano, cioè i medici devono proprio uccidere, e sopprimano di propria mano quelli che hanno malattie psichiche ereditarie e incurabili. Questo scrive Platone, da molti considerato maestro di virtù. Si curano solo quelli che hanno l'influenza, quelli che sono forti e che hanno un male passeggero, ma quelli che hanno malattie croniche, ereditarie, incurabili, portatori di tare fisiche, devono essere eliminati. Poi Platone dice, attenzione, 406c, dovunque ci sono buone leggi, ciascuno ha una funzione precisa nello Stato e a questa deve necessariamente pensare, né può prendersi la libertà di giacere infermo e di farsi curare finché campa, perché così va a danno dello Stato che spende e deve mantenere inutilmente una persona che è un peso, è diventata un peso per lo Stato. Quindi portare avanti la funzione a favore dello Stato da parte di molti individui consiste nel lasciarsi uccidere, nel non farsi curare, perché questo è il bene dello Stato. Per fare il bene dello Stato i cittadini devono rinunciare a vivere, d'accordo? A volte. Perché quando a vivere è un peso per lo Stato. 407d, andate a controllare se volete, Platone scrive: quei corpi che sono sempre per costituzione predisposti alle malattie non vanno sottoposti a una lunga cura di evacuazioni e infusioni, per non far vivere al paziente una vita lunga ma grama e per non esporlo al rischio di avere altri figli che finirebbero per trovarsi nelle sue stesse condizioni. E quindi quei corpi che non vanno sottoposti a lunghe cure, eccetera, quindi devi assecondare la natura ha deciso che insomma a un certo punto ti ammali, muori. Chi sono questi medici che prolungano la tua vita? Vanno contro lo Stato. 407 DE, Platone scrive, aperte le virgolette, non si deve curare chi comunque non avrebbe la possibilità di portare a termine il ciclo della sua vita, perché in questo modo non si sarebbe fatto né il suo interesse né quello della società. I malati incurabili devono essere lasciati morire e se il malato non è d'accordo, niente, deve essere lasciato morire. L'opinione dell'individuo, il diritto dell'individuo alla salute e alla vita non conta
quando confligge con l'interesse dello Stato. Il modello del medico totalitario abbiamo visto per Platone e Asclepio e i suoi figli. Nei casi di uomini per costituzione malaticci oppure intemperanti, i figli di Asclepio pensavano che non fosse vantaggioso il vivere né per se stessi né per gli altri e che la medicina non fosse fatta per loro, anzi che neanche si dovesse curarli, neppure se fossero stati più ricchi di Mida. Poi in 407 CD Platone dice Asclepio curava solo coloro che avevano un fisico per natura integro quando capitava che fossero affetti da un morbo particolare e transitorio, quindi si curano quelli che hanno l'influenza e che subito guariscono, o quando venivano feriti in battaglia. Nel 407 BC, in questo caso non era necessaria una complessa dieta a base di cibi e bevande, ma solo la somministrazione di pochi farmaci, in quanto uomini così prestanti si riprendevano subito dai loro acciacchi, ma coloro, 407D, che sono sempre per costituzione predisposti alle malattie, devono essere lasciati morire, devono essere lasciati senza assistenza. E quindi abbiamo il medico nazista che elimina in contrasto con la volontà del paziente tutti quei pazienti che sono, tutti quei malati che sono un peso per lo Stato, o sono deboli, o sono malformati, o hanno malattie croniche, o sono malati terminali, o sono handicappati, oppure disabili, come si dice oggi. Questo è Platone. Questo diciamo è l'eugenetica razzista è la medicina totalitaria e l'eutanasia passiva prescritta all'interno dello Stato platonico. Vi piace Platone, è vero? Il suo Stato è bellissimo, realizza la virtù, certamente. Forse molti di voi non conoscevano questi passi. C'è ancora qualcos'altro da dire sulla Repubblica, perché la Repubblica elenca e critica 4 diverse forme di governo. Un'ultima cosa significativa che Platone dice alla fine del libro ottavo della Repubblica e all'inizio del libro nono, Platone distingue 4 costituzioni, 4 tipologie di governo, costituzioni storiche, cioè effettivamente esistite e esistenti, a differenza della Costituzione ideale utopistica della Repubblica, che non prende ad esempio nessuna delle costituzioni delle forme di governo storicamente esistenti o esistite, anzi nel descrivere, delineare e spiegare quali sono queste 4 forme di governo realistiche, storiche, storicamente esistenti, Platone ci tiene proprio a precisare che sono tutte e 4 differenti rispetto alla sua utopia della Repubblica. Lui non parteggia per nessuna di queste 4, non pensa che il suo stato ideale delineato dalla Repubblica somigli a una di queste 4 costituzioni che adesso andiamo a vedere. Anzi, Platone non esprime neanche una gerarchia tra queste costituzioni, qual è insomma la migliore, qual è insomma quella meno difettosa. Platone parla di queste 4 tipologie, di queste 4 costituzioni storiche, indicando che ognuna nasce dall'altra in un successivo processo di degenerazione. Quindi la prima cronologicamente di queste costituzioni è la timocrazia. La timocrazia che significa? Ovviamente kratos, crazia vuol dire, lo sapete, potere, governo. Platone distingue queste 4 costituzioni a seconda della classe sociale che governa, ma più che la classe sociale abbiamo una tipologia psicologica. Timos in greco vuol dire onore, rispetto. Nella timocrazia governano, dominano quelli che incutono rispetto, quelli che sono onorati dagli altri, d'accordo? È una cosa, diciamo, tra noi un po' mafiosa, no? Chi governa la timocrazia, chi incute rispetto, chi si fa rispettare dagli altri, d'accordo? Chi si fa rispettare, chi viene onorato, ok? Perché viene onorato? Spesso proprio perché fa paura agli altri, perché è
aggressivo, perché si vendica di ogni torto che gli viene fatto, reagisce anche con la violenza rispetto a qualunque cosa che non gli aggrada. Quindi proprio è una sorta di società di mafiosi, d'accordo? Allora, la timocrazia, chi è più onorato, rispettato, governa. La timocrazia degenera e alla fine vanno al governo i più ricchi e quindi abbiamo l'oligarchia. Attenzione, oligarchia, anche se letteralmente significa governo dei pochi, perché oligoi sono i pochi, nel caso di Platone significa il governo dei più ricchi, non dei pochi, attenzione, a differenza di come sarà in Aristotele o in tantissimi altri. Platone, le oligarchie governano i più ricchi, teoricamente i più ricchi potrebbero essere anche la maggioranza della popolazione, non importa il loro numero, governano i più ricchi e questo non va bene, d'accordo, i più ricchi spadroneggiano, corrompono, eccetera, eccetera. C'è una rivolta nei confronti dei più ricchi da parte dei più poveri e quindi l'oligarchia degenera a sua volta, dà vita a causa della sua degenerazione alla democrazia. Avete già capito, il governo del demos, del popolo, che per Platone, come gli oligarchi non sono i pochi, il demos non rappresenta i più, i molti, la maggioranza, ma i più poveri, d'accordo? Governano i più poveri che quindi si sono ribellati ai più ricchi. Platone non ama assolutamente la democrazia, già lo sappiamo, e qui veramente impiega pagine, pagine e pagine per criticare la democrazia in generale. Lui pensa che qualunque sistema democratico degeneri per diventare una sorta di sistema demagogico. Lui per democrazia intende proprio la demagogia. La democrazia è un sistema che dà libertà all'individuo. Socrate nel dialogo di Platone discute con altri interlocutori e questi interlocutori dicono: ma di solito la democrazia viene considerata il sistema migliore per il pluralismo, per la libertà di opinione, per la libertà che gli individui hanno. Secondo Platone la libertà che gli individui hanno in democrazia si trasforma immediatamente, sempre inevitabilmente, in libertà indiscriminata, in libertinaggio, in mancanza di rispetto della legge, mancanza di senso dell'autorità, anarchia, con le leggi che non vengono più rispettate, con gli anziani, i genitori, gli insegnanti che non vengono più rispettati, con una maleducazione di chi fa quello che vuole e resta impunito. C'è una sorta di anarchia con continui abusi di potere e leggi che diventano troppo lievi oppure che non vengono assolutamente applicate, non vengono assolutamente rispettate e c'è un eccessivo egualitarismo, soprattutto da parte dei giovani che pensano di poter fare quello che vogliono senza rispettare i genitori, i più vecchi o gli anziani, d'accordo? Proprio pagine e pagine di critica, perché lui dice che la democrazia proprio degenera in questo modo. Poi vi leggerò un passo. La democrazia a un certo punto stufa, l'anarchia è insopportabile e il popolo si ribella e dà il potere a uno solo e quindi abbiamo la tirannide che anch'essa viene vista come un sistema assolutamente inaccettabile. Attenzione, è vero che lo Stato di Platone può essere considerato autoritario, dispotico, addirittura totalitario secondo Popper, ma non è la tirannide classica della storia greca. Ricordate che tra tutti i tipi di corpi in cui le anime scelgono di reincarnarsi, tipi di corpi che, dai migliori ai peggiori, in cui le anime scelgono di reincarnarsi, che vengono descritti, vi ricordate, ne abbiamo parlato nel Fedro, tra i 9 tipi di corpi il peggiore, il numero 9, è proprio quello del tiranno, d'accordo? Ora, non è che stiamo a dire, non ci interessa nel dettaglio come sono caratterizzate tutte queste 4 forme di governo, queste tipologie di governo. In realtà Platone che sta facendo questo? Platone non ha particolare interesse, secondo me, a mettere davvero in ordine queste 4 forme di governo da quella che cronologicamente viene prima, così non ha tanto interesse a
insomma, nello spiegare quale forma di governo viene dopo quella precedente e così via, cioè nel realizzare proprio un ordine storico di queste forme di governo. D'altra parte, nella realtà storica della Grecia, questa evoluzione di queste quattro forme di governo non è stata realizzata in quest'ordine, quindi è proprio storicamente sbagliata. Platone, secondo me, secondo molti altri interpreti, vuole semplicemente descrivere quattro forme di governo di cui non fa nessun tipo di gerarchia, semplicemente per spiegare che sono tutte e quattro difettose, tutte e quattro lontane dalla virtù e dalla perfezione del suo stato ideale. Ma è uno stato ideale, quindi lo stato ideale non è stato mai messo in pratica, non somiglia a nessuna delle costituzioni storiche, e questo è un problema. Platone allora perché ci dice questo? Ci dice che non è possibile lo Stato giusto e soltanto all'interno della sua utopia morale lo Stato può realizzare il bene, l'educazione dei cittadini, la giustizia, quando i filosofi vanno al potere. Cioè Platone perché realizza quest'utopia della Repubblica? Pensa che magari in maniera anche un po' approssimativa possa realizzarsi quest'utopia dello Stato ideale concretamente, oppure no? Platone, quando scrive in precedenza il Politico, che vedremo la prossima volta, un'altra opera che si occupa di politica, è più ottimista. Infatti vedremo una gerarchia precisa tra le varie costituzioni storiche. Quando scrive la Repubblica sembra già diventato pessimista e ancora più pessimista diventerà nelle leggi, nonostante si dica che le leggi sono meno utopistiche, scendono più nel concreto, ma perché? Semplicemente perché le leggi ripristinano la proprietà privata abolita nella Repubblica, abolita peraltro solo per i governanti, che sono una minoranza della popolazione, ma le leggi in realtà sono ancora più totalitarie, ancora più utopistiche della Repubblica, e ovviamente ognuno può dare la propria interpretazione. Magari Platone, deluso, si è rinchiuso in un sogno di uno stato ideale che sa che non potrà mai essere messo in pratica, oppure pensava di metterlo in pratica, sia pure con qualche approssimazione, a Taranto, oppure a Siracusa. Ricordate i due tiranni di Siracusa? Pensava di influenzare magari città che non erano democratiche, come Taranto, come Siracusa, per imporre il suo stato ideale. Oppure, secondo altri, io sono abbastanza d'accordo, Platone in qualche modo è proprio un conservatore. Sapete, uno di quei conservatori che parlano di un'età dell'oro, che vogliono, per quanto sembri assurdo, ripristinare qualcosa che nella storia c'è già stata, ma c'è già stata secoli prima, cioè ripristinare una società semplice, come una sorta di stato di natura idilliaco, una società tribale, come Atene era secoli prima, come Atene era nel mito di Atlantide, che vedremo la prossima volta, 10.000 anni prima, quando era virtuosa, erano tutti buoni, vivevano tutti a contatto con la natura. Cioè, secondo me, l'utopia di Platone è anche una valenza di tipo primitivistico, è una sorta di nostalgia di tempi proprio tribali, primitivi, magari quando non esisteva neanche la scrittura, non esistevano proprio moltissime forme di modernità. È lì che Platone vorrebbe tornare, ma non si può tornare indietro, non si può bloccare la storia. In ogni caso, a noi può interessare invece la critica alla democrazia. Quando Platone critica la democrazia fa una famosissima rampogna contro i giovani, perché lui man mano che diventa più anziano ce l'ha sempre con i giovani. Ricordate che per governare la Repubblica ideale devi avere più di 50 anni, i giovani
non governano, ma anche nei regolamenti, nelle leggi della Repubblica e ancor più nelle leggi. Quando Platone scrive le leggi è molto anziano, ce l'ha ancora di più con i giovani. Ai giovani è vietato praticamente tutto, e ci sono anche leggi che condannano i giovani per mancanza di rispetto nei confronti degli adulti, eccetera, perché insomma vogliono essere indipendenti dagli adulti, dagli insegnanti, eccetera. Quindi Platone qui descrive tutti i mali della democrazia, e tra i mali c'è un passo molto importante che spesso viene ripetuto soprattutto dai conservatori, dagli anziani o da tutti quelli, ci posso essere a volte io in mezzo, che si lamentano dei tempi dicendo: guardate, le nuove generazioni non rispettano più niente, sono anarchiche, sono maleducate e così via. E quindi che cosa scrive Platone? Insomma, i giovani sono colpevoli di essere la causa della degenerazione della democrazia, sistema che comunque Platone non ama a prescindere anche per altri motivi. I giovani approfittano della libertà dell'individuo, tipica della democrazia, per trasformarla in libertinaggio, anarchia, assenza di senso dell'autorità. E questo brano piace molto, insomma, agli anziani, a coloro che, come al solito, c'è sempre una nostalgia fasulla della propria gioventù, no? Una volta i giovani erano diversi, adesso sono maleducati e così via. Scrive Platone, scrivendo qualcosa che effettivamente, evidentemente aveva visto con i suoi occhi, corrispondeva alla tendenza della democrazia ateniese, che lui giudicava degenerativa. Scrive Platone: il padre arriva a mettersi sullo stesso piano di un giovane e a temere i figli, e parimenti il figlio si sente sullo stesso piano del padre, non avendo nei confronti dei genitori nessun rispetto né timore, e tutto ciò in quanto vuole essere un uomo libero. Eppure un meteco, uno nato da genitori stranieri in una città come Atene, non poteva avere la cittadinanza, pure un meteco vorrà avere i medesimi diritti di un cittadino, e un cittadino di un meteco, e lo stesso vale per lo straniero. In tale ambiente il maestro ha paura degli studenti e se li tiene buoni, da parte loro gli scolari non tengono in nessun conto i maestri, e così pure i pedagoghi. Insomma, i giovani si danno le arie di uomini maturi e han sempre da ridire a parole e fatti. Gli uomini maturi invece vogliono portarsi a livello dei giovani, e così fanno sfoggio di atteggiamenti spigliati e scherzosi per imitare i giovani e per non passare per scorbutici e per autoritari. E voi subito direte: accidenti, che cosa moderna, bravo Platone, sembra parlare dei nostri tempi, no? Nella nostra società non ci sono più ruoli, non c'è più il rispetto dell'autorità, i giovani non rispettano, no, l'insegnante, si comportano male con l'insegnante, i giovani non rispettano i genitori, anzi c'è questo passo, sembra proprio modernissimo, che i genitori abdicano al loro ruolo e si comportano come se fossero gli amici dei figli, no? senza saper dire no, senza saper essere un minimo autorevoli per sembrare moderni, vogliono essere anche loro dei ragazzini, i genitori, comportarsi come i loro figli, fare gli amici dei loro figli. Addirittura i genitori o gli insegnanti iniziano a temere i loro figli o i loro studenti che gli mettono i piedi in testa. Poi molti di quelli, no, che hanno una certa ideologia, per cui sono contrari a una politica di immigrazione, no? Di immigrazione che viene considerata pericolosa e indiscriminata, diranno: è proprio giusto quello che dice Platone, democrazia, la libertà, qual è la fine che facciamo? Che gli stranieri sono messi sullo stesso piano dei cittadini, che gli stranieri hanno facilmente la cittadinanza, e questo è pericoloso, e questo danneggia la nostra cultura, eccetera eccetera. Fin qui molti saranno d'accordo con Platone, soprattutto quelli conservatori più anziani, dicono: no, Platone sembra descrivere la nostra società, no? I giovani non rispettano più niente e così via. Bisogna sempre ricordare che Platone non sta criticando una situazione astratta, sta criticando quello che stava accadendo in alcuni ambienti giovanili, soprattutto quelli che
erano guidati dai sofisti, dai democratici radicali, che stava accadendo ai suoi tempi, sotto i suoi occhi, e attenzione, e quindi sembrerebbe tutto bello quello che dice Platone contro i giovani. Poi però c'è una sorpresa. Platone continua: il colmo a cui giunge la libertà della massa, caro amico, si ha quando gli schiavi e le schiave acquistati sul mercato sono non meno liberi di chi li ha comprati. E per poco dimenticavamo di citare quella parità di diritti e quel grado di libertà che ci sono ormai tra donne e uomini, tra uomini e donne, capite? E qui c'è la sorpresa. Platone critica coloro che volevano, non dico abolire la schiavitù, ma coloro che trattavano gli schiavi come se fossero uomini liberi, criticavano l'esistenza della schiavitù e coloro che volevano, attenzione, che le donne avessero pari diritti con gli uomini. Platone non fa questo astrattamente. Platone, ultraconservatore, se la prende con coloro che alla sua epoca, nella democrazia per lui, secondo lui degenerata, individualistica, anarchica, volevano i diritti per gli schiavi e i diritti per le donne che non avevano alcun diritto, d'accordo, in Atene. Capite? Questo vuol dire che queste persone esistevano, infatti noi sappiamo che esistevano. Abbiamo già parlato nelle lezioni sui sofisti, di sofisti come Alcidamante e altri, che tematizzando, vi ricordate il tema di Fusis e Nomos, di una presunta condizione naturale che è da recuperare, un parametro, un criterio morale che purtroppo sarebbe stato abbandonato dalle leggi, dalle convenzioni umane, Alcidamante e altri giudicavano come convenzionale, come artificiale, come discutibile persino la distinzione tra liberi e schiavi o la distinzione di diritti tra uomini e donne. Alcidamante o altri sofisti dicevano queste cose in natura ci sono, no, in base alla legge di natura, la condizione naturale che noi apprezziamo e in base alla quale critichiamo il nomos, le istituzioni create successivamente dalla civiltà, la natura non fa differenza tra liberi e schiavi o tra uomini e donne per quanto riguarda i diritti e quindi bisogna abolire la schiavitù e bisogna abolire l'inferiorità delle donne. Attenzione, Platone aveva di fronte agli occhi persone che volevano questo, l'abolizione della schiavitù, l'abolizione dell'inferiorità delle donne. Non sta parlando in astratto, c'erano questi fenomeni che noi giudichiamo buoni, no? Assolutamente progressisti, apprezzabili, vi erano al suo tempo, anche se poi Platone e i conservatori hanno vinto, le opere di Platone ci sono arrivate, le opere di Alcidamante non ci sono arrivate quasi per niente, però queste tendenze all'epoca di Platone c'erano e Platone le condanna. Platone, per quanto riguarda la schiavitù, infatti, anche nella Repubblica, nel suo stato ideale, lui è molto conservatore sulla schiavitù. Per esempio, ad Atene all'epoca il figlio di una schiava e di un uomo libero era libero. Invece Platone nella Repubblica considera il figlio di un uomo libero e di una schiava, lo considera schiavo e lo considera di proprietà del padrone della schiava, d'accordo? Quindi per quanto riguarda la schiavitù viene ammessa anche nello stato ideale, quindi vedete, come ho detto un'altra volta, hanno ragione Marx o altri a criticare il comunismo platonico, perché il comunismo platonico è un comunismo che vale soltanto per i liberi, ok? Non per gli schiavi. C'è un comunismo che vuole realizzare la virtù dei cittadini, ma solo dei cittadini liberi, gli schiavi no. È un comunismo che, a differenza di quello di Marx e di altri, non vuole liberare le classi oppresse, non vuole l'eguaglianza di tutti. Gli schiavi restano schiavi, anche se, secondo Platone, sono ancora più facilmente schiavi rispetto alle leggi di Atene dell'epoca in cui lui viveva. Quindi è un comunismo soltanto a base morale, d'accordo, per un'elite di liberi. Ma non è un comunismo che libera, d'accordo, gli schiavi o le classi oppresse. Per quanto riguarda l'uguaglianza tra uomini e donne, invece Platone, ricordate che nella Repubblica diceva che uomini e donne dovessero essere uguali.
le donne possono diventare anche filosofe, le donne possono diventare anche guerriere. Per la verità Platone dice: io ho qualche dubbio, è un po' difficile che una donna davvero sappia ragionare come un filosofo, oppure sia forte, sappia combattere come un guerriero. Però essendo in un'utopia, Platone dice: non si sa mai, se ce ne dovessero essere, possono essere, infatti vengono educate comunque come i maschi in condizioni di parità. Ricordate l'educazione dello stato ideale. Però quando si ritorna, vedete la situazione reale che ha sotto gli occhi, Platone condanna quelli che vogliono la libertà degli schiavi, ma questo l'aveva fatto anche nella Repubblica, cioè siamo sempre nella Repubblica, l'aveva fatto anche quando parla del suo stato ideale, ma in realtà, a differenza del suo stato ideale, qui condanna, quando si parla di realtà storica, coloro che vogliono gli stessi diritti per le donne, i diritti uguali agli uomini. Quindi le donne possono avere uguali diritti soltanto nel sogno utopistico. Poi quando si passa a criticare le tendenze in atto nella democrazia, la tendenza di chi voleva dare diritti alle donne viene condannata da Platone. E quindi fate attenzione, Platone si svela come un vero e proprio conservatore. Attenzione, lui non solo deplora che qualcuno voglia abolire la schiavitù o l'inferiorità giuridica delle donne, lui condanna quelli che realmente stavano cercando di fare questo. Attenzione, Alcidamante, molti sofisti, i giovani e così via. E quindi io dico questo perché quando si dice Platone istituisce uno stato totalitario e tu dici Popper ha ragione, molti ti ridono addosso, i soliti antichisti o filosofi che abituati a venerare Platone, a considerare Platone un grande, quindi a difenderlo a tutti i costi, anche perché soprattutto nell'ambiente accademico devi per forza difendere Platone a tutti i costi, perché c'è quell'abitudine, c'è quel sapere consolidato, c'è quel conformismo. Cosa ti rispondono quando dici ma Popper ha ragione, Platone è un totalitario? Ti rispondono ma non capisci niente, devi contestualizzare. Platone pensa che lo Stato sia sopra l'individuo, che lo Stato debba negare i diritti dell'individuo perché in Grecia, ti rispondono sempre così, no, perché in Grecia era così, perché Platone, la mentalità dell'epoca era così. Platone, come tutti gli altri, non può accettare i diritti individuali, ok? Non può accettare che l'individuo sia più importante dello Stato, perché all'epoca quel pensiero lì non esisteva. Quindi non è un totalitario Platone. Se tu dici che Platone è totalitario, dicono sempre così a pappagallo quelli che difendono Platone contro la tesi di Popper. Se dici che Platone è totalitario, cosa stai facendo? Stai applicando in maniera antistorica il concetto di totalitarismo a un'epoca in cui il totalitarismo non esisteva, proiettando quindi all'indietro nella storia una mentalità, un sistema di governo che in realtà all'epoca non esisteva, una mentalità che all'epoca non esisteva. Platone dice quelle cose ed è giustificato perché tutti la pensavano così, perché nel mondo greco si era abituati a pensare che il cittadino fosse libero solo se lo Stato era libero. Si era abituati a pensare che il cittadino dovesse sottomettersi allo Stato. Ma io vi ho letto delle cose che smentiscono questo. All'epoca di Platone c'erano persone che pensavano alla libertà individualistica, che l'individuo dovesse fare quel che voleva senza essere sottoposto allo Stato, e che le donne dovessero avere gli stessi diritti degli uomini e che gli schiavi non dovessero essere schiavi. C'erano queste persone, Alcidamante, i giovani, tantissimi democratici, eccetera, e Platone li critica. Non criticherebbe queste cose se non fossero di fronte ai suoi occhi. Perché dovrebbe criticare la degenerazione della democrazia che vuole pari diritti per le donne e la libertà per gli schiavi, se non perché c'erano davvero quelli che volevano la libertà delle donne e la libertà degli schiavi?
Se no Platone non li avrebbe neanche citati questi guasti della democrazia, se non li avesse visti dal suo punto di vista erano dei guasti con i suoi occhi. Quindi attenzione, quando vi dicono ma Platone non può essere totalitario perché applichi un paradigma politico che alla sua epoca non esisteva, Platone non è totalitario perché Platone in realtà pensa nella mentalità dei greci, che è completamente diversa dalla nostra, che sia normale, come pensavano un po' tutti, che l'individuo dovesse sottomettersi allo Stato. Non è normale. Platone e molti come lui pensavano questo, ma c'erano Alcidamante, i giovani, eccetera, 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 che invece pensavano alla libertà dell'individuo proprio modernamente intesa. Perché si deve pensare che Platone o tutti gli altri che vivessero alla loro epoca non avessero l'idea di libertà individuale che abbiamo noi e non potessero avere l'idea di totalitarismo che abbiamo noi, che erano stupidi? Io chiudo su questo, ragionate, datevi una risposta voi. Coloro che dicono Platone non è totalitario perché all'epoca la mentalità del totalitarismo non esisteva, dovrebbe, perché insomma lo erano un po' tutti, ecco, non era totalitarismo, era il fatto che la polis era considerata superiore all'individuo, l'individuo non aveva proprio, capite, dicono queste persone, l'individuo non aveva proprio il concetto di libertà individuale al di fuori della polis. Ma in realtà Platone deplora proprio quelle persone che ce l'avevano. Io vi ho dimostrato che quelle persone che avevano concetto di libertà individuale, pensavano che si potesse fare quel che si volesse, che non ci fossero legami sociali, che non volevano combattere, volevano godersi la vita, volevano essere tutti uguali giuridicamente, c'erano, e infatti Platone li critica, non li criticherebbe se non ci fossero, o no? Ma quelli che dicono Platone non poteva immaginare il totalitarismo moderno, non poteva avere quella mentalità, la mentalità tipica del totalitarismo moderno non esisteva, paradossalmente criticano Platone, cioè pensano che Platone sia uno stupido, cioè per poter difendere Platone dicono no, ma lui ha scritto certe cose, ma devi contestualizzare, lui non pensava ad un sistema totalitario, di fatto depotenziano quello che Platone scrive, il pensiero di Platone, facendolo apparire come uno stupido, uno che non capiva neanche quello che scriveva. I progressisti, coloro che volevano la libertà dell'individuo e che volevano che l'individuo fosse più importante dello Stato, esistevano. Acidamante, i sofisti, i giovani, esistevano, Platone li critica, non li criticherebbe se non fossero esistiti. Traete voi le conseguenze da questo. Io ho finito di parlare della Repubblica. La prossima volta vi parlerò di altre due opere in cui Platone parla della politica e esprime delle teorie un po' diverse da quelle della Repubblica. Di solito vengono sottovalutate queste opere perché l'opera più importante sulla politica in Platone è la Repubblica, e sono d'accordo, però esiste anche il Politico, scritto prima della Repubblica, e le leggi, l'ultima opera di Platone, scritte dopo la Repubblica. Vi dirò semplicemente le cose più importanti che vi sono nel Politico e nelle leggi. Non perdete la prossima lezione, continuate a seguirmi con questo ciclo di video lezioni sulla filosofia platonica. Arrivederci, grazie.